Si vede l'isola? Bentornati in canale ragazzi, bentornati su Giglio Air. Oggi nuovo episodio dedicato a quello che può diventare veramente il re dei droni. Oggi parleremo del nuovissimo DJI Mavic 3 Pro, con o senza Pro. A dopo! Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti in canale. Scusate anche un po' il controluce, ma ho trovato questa location e volevo farvi vedere questo scorcio del lago d'Orta qui dall'alto. Come vi dicevo nella prefazione, oggi metteremo la nostra attenzione su un altro drone che personalmente mi sta davvero affascinando tantissimo, il DJI Mavic 3. Con o senza Pro, poca importanza. Stanno trapelando sempre più notizie, sempre più rumors, che io chiamo con la R maiuscola. Tutti quanti noi abbiamo visto i disegni che sono stati pubblicati dal sito brasiliano, o meglio dal canale brasiliano di YouTube, e oggi ne parleremo qui insieme e faremo alcune considerazioni in merito. Ma prima di continuare ti chiedo un like se al termine di questo video lo reputerai carino e interessante, e se tu ancora non facessi parte della nostra community ti invito ad iscriverti attivando la campanella per rimanere sempre aggiornato su tutte le mie prossime pubblicazioni. Siamo sempre nel campo delle ipotesi, ma sono delle ipotesi con la I maiuscola, chi mi segue da tempo lo sa. Prima ovviamente di portarvi dei contenuti in canale cerco in prima persona di verificarli e poi di discuterli con voi. In questo caso non ho avuto nessun tipo di possibilità di verifica diretta sul campo, ma mi sono documentato un po', e le caratteristiche che vorrei portarvi oggi all'attenzione sono quelle che sono trapelate proprio negli ultimissimi giorni. Questo drone, care ragazze e cari ragazzi in ascolto, dal mio punto di vista ha tutte le caratteristiche in regola e tutte le carte in regola per diventare davvero il drone dell'anno. Caratteristiche tecniche pazzesche che fanno non tanto un drone consumer, perché qui l'utilizzo sarà destinato principalmente ai professionisti e per chi, come noi, anche a livello hobbistico, vuole sempre il meglio e vuole sempre il top di gamma. In questo caso DJI ci sta riservando davvero un drone con delle caratteristiche pazzesche, ma andiamo a vedere le principali insieme. Innanzitutto si parla di una batteria completamente rivista che garantirà al nuovo drone di casa DJI un'autonomia di volo che sfiorerà i 40 minuti. Questo perché il drone sarà equipaggiato da una nuova batteria da 6000 mAh. Vi ricordo che il Mavic 2 Pro è equipaggiato da una batteria a 3850 mAh, quindi da questo punto di vista davvero un gran bel salto. Nuova versione dei sensori anticollisione APAS, quindi un'ulteriore evoluzione anche in questo. Si parla anche della possibilità di avere i sensori lateralmente, quindi frontalmente e posteriormente. Sicuramente si parla anche di un drone con dotazione di sensoristica anche laterale. Il peso, che è stato un altro elemento di discussione qui in canale e sul mio canale Telegram, sarà sicuramente al di sotto di 1 kg. Vi ricordo che il Mavic 2 Pro pesa 907 grammi e 905 grammi il Mavic 2 Zoom. E poi arriviamo a quello che personalmente a livello tecnico mi ha letteralmente sconvolto, ossia il comparto foto e video. Si parla di una collaborazione con Hasselblad, formato micro 4 Hz, zoom ottico 6x e risoluzione video fino a 8K. Sarà equipaggiato da 2 fotocamere. La fotocamera principale avrà una lunghezza focale equivalente a 24 mm e un'apertura f2.8 che gli garantirà di realizzare filmati fino a 5,7K, mentre la seconda fotocamera supporterà lo zoom ottico, attenzione, zoom ottico fino al 7x, con immagini memorizzate su 1 TB di memoria interna. Nella prefazione del video di oggi ho detto che sarà un drone principalmente destinato all'utilizzo professionale, proprio perché si parla anche di un codec ProRes. In pochi, anzi in pochissimi, hanno parlato di questo codec. Non è mia intenzione addentrarmi nel tecnico in questo video, ma volevo giusto darvi 2 pillole in merito per farvi capire di che cosa stiamo parlando. ProRes è un codec video di Apple
per il formato QuickTime. È nato come formato destinato al montaggio e in seguito è diventato il formato di registrazione di fotocamere professionali e video recorder destinati al campo broadcast. Ma vi ho dato giusto queste due pillole proprio per farvi capire la qualità che questo drone avrà. Se avrà anche un sistema di codifica di questo tipo, beh, è ovvio, è chiaro che sarà destinato principalmente ad un pubblico di professionisti e di hobbisti di alto livello, passatemi il termine. Non voglio spingermi oltre per quanto riguarda le caratteristiche tecniche che questo drone avrà. Tutti noi ci stiamo documentando, stiamo leggendo i vari rumors che giornalmente compaiono in rete. L'obiettivo del video di oggi era quello di focalizzarli sui principali che personalmente mi hanno colpito, condividerli con voi e aspettarvi nei commenti di questo video per capire quale sia la vostra opinione e quale sia il vostro parere in merito. È altrettanto vero che tutte queste caratteristiche hanno fatto sorgere un bel dibattito qualche sera fa con alcuni di voi. Dibattito bonario, si intende, che sarà quello del prezzo. In moltissimi avete chiesto: Marco, ma caspita, questo non è un drone, è un'astronave, ma a quanto lo venderà DJI? Siamo abituati da un modello per l'altro, ad aumenti a volte non sempre così contenuti. Questa è una domanda alla quale non ho una risposta ad oggi, però secondo me saremo in un range che andrà dai 1400 ai 1600 dollari per questo drone. Poi bisognerà capire DJI in che modo lo vorrà vendere, che kit di vendita andrà a comporre, però secondo me il range sarà questo. Ma anche da questo punto di vista ditemi la vostra qui nei commenti di questo video. E poi, prima di salutarvi, l'altro grande punto di domanda che riguarda il marcaggio, la marcatura di classe. Come sapete, chi mi segue da tempo lo sa, io ritengo che un drone di questo livello senza la marcatura di classe avrà degli sbocchi commerciali di vendita estremamente limitati. Il fatto che si vocifera che questo drone sarà sul mercato nell'ultimo trimestre dell'anno, del 2021, ovviamente ci dà la sensazione, la percezione che questo drone non sarà marcato e non presenterà la marcatura di classe. Questo perché? Come sapete, tutti i droni che presentano un peso superiore ai 249 grammi, per ottenere la marcatura di classe dalla C1 alla C6, C1, C2, C3, C4, C5 e C6, devono essere dotati di un dispositivo elettronico di identificazione. Si tratta nient'altro che un dispositivo appunto elettronico che dovrà trasmettere a corto raggio la registrazione dell'operatore, la posizione del pilota, oppure il punto da cui il drone è decollato, la traiettoria, la velocità, l'altitudine e altri dati telemetrici. Quindi sappiamo benissimo in che modo dovrà funzionare questo ID elettronico, che tra l'altro è previsto nel regolamento 945/2019. Però per la sua implementazione pratica mancano ad oggi ancora degli standard operativi e di conseguenza risulta facile pensare che un drone che verrà immesso sul mercato nell'ultimo trimestre dell'anno, faccio un esempio, molto difficilmente avrà questo marcaggio di classe. Ma anche qui staremo a vedere. Mi sembrava giusto, corretto, carino e doveroso portarvi oggi questo tipo di contenuto in canale, proprio perché è un drone completamente diverso rispetto a DJI Mini 3, ma è un drone che mi sta davvero appassionando molto. Tra l'altro ho messo proprio nei giorni scorsi un sondaggio qui nella community, nella parte del canale, per capire se era un drone di vostro interesse e in moltissimi mi avete scritto. Così ho deciso di realizzare questo video odierno portando alla vostra attenzione delle caratteristiche che tutti noi appassionati ne siamo a conoscenza, ma mi sembrava giusto condividerle con voi per capire quale sia il vostro parere e opinione in merito. Come avete visto abbiamo toccato più di un aspetto, dall'aspetto tecnico al prezzo, all'eventuale marcatura di classe. Io per oggi mi fermo qui, vi aspetto come detto nei commenti di questo video, vi mando il mio solito abbraccio virtuale e vi do appuntamento al mio prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi, a presto!